Buongiorno ragazzi! Ciao! Con il sole anche oggi. Ieri giornata strepitosa, abbiamo fatto un bel giro con le nostre bike. Come vanno le gambe? Io rimango qui appollaiata al sole. Cioè in questo momento il sole che batte sul parabrezza, si sta benissimo. Promette bene la giornata. Ci sono solo 1, 2, 3, 6 nuvolette piccole, zero vento, il che per la zona è tanta roba. E tutto bene, no? Le gambe, a parte gli scherzi, bene, un pochino di indolenzimento, ma perché era tanto, come vi abbiamo spiegato ieri, che non sgambavamo insomma con un po' di attività fisica, perché siamo stati per ovvi motivi del meteo un po' fermi. Sì, il meteo condiziona tutto, però se i prossimi giorni saranno come oggi, come ieri, useremo ancora le nostre e-bike. Nel frattempo ci spostiamo. Sì. Dobbiamo fare qualche rifornimento e ci dirigiamo verso la prossima meta. Abbiamo tanti progetti in serbo, dobbiamo vedere se riusciamo a concretizzarli. Esatto. Perché ci sono dei fattori che non possiamo controllare. Che non dipendono da noi. No. Quindi se siete curiosi rimanete con i tickets. Vai, gira la chiave. Siamo spostati a Neapolis, ora facciamo una passeggiata e andiamo a vedere un paio di cosine. Da qui si vede benissimo l'isola di Elafonisos, che parte dal porticciolo, fa quella parte con la montagna, poi scende e c'è quell'altro tratto sulla sinistra. Quindi come vedete sembra piccolina, ma effettivamente un po' di chilometri l'abbiamo fatti. Dice che appunto, come dicevo ieri, l'estensione è intorno ai 25 km di costa. Quindi c'è il lembo sottile nel mezzo, che è appunto dove c'è la bellissima spiaggia di Somos, e vederla da qui effettivamente rende l'idea della pedalata. Prima tappa fatta, abbiamo fatto un pochino di spesa, ma pochina, giusto per le emergenze della giornata, 1 o 2 giorni. Ora seconda tappa, fare l'acqua e poi cerchiamo un altro posto dove stare. Abbiamo trovato una spiaggetta, però non sappiamo se è raggiungibile, perché dalla mappa è un conto, poi quando siamo lì è un altro. Poi vi spieghiamo bene i programmi. Diciamo che c'erano 2 opzioni, la prima è saltata e quindi ci dobbiamo spostare per raggiungere la seconda opzione. Non vi vogliamo rovinare la sorpresa. E quella è la bellissima Elafonisos. Vedete laggiù la spiaggia dove siamo stati ieri. Che meraviglia d'acqua su. Che sfumature, guardate, non so se si percepisce dalla GoPro il mare turchese che c'è tra la punta e il paesino di Elafonisos. Colori incredibili. Come incredibili tutte queste salite, queste strettoie che ci tocca fare.
Questa penisola della Laconia, ragazzi, è meravigliosa. Del resto anche quella del Mani. Questa è un pochino più verdeggiante, diciamo, è un pochino meno brulla del resto. E ovviamente dall'altro lato c'è il mare, che è uno spettacolo unico, cioè una roba, guardate qua. Giudicate voi. Ovviamente oliveti a perdita d'occhio, sono gli alberi per eccellenza. Come vedete abbiamo trovato anche l'acqua, ora facciamo il pieno e poi vediamo di raggiungere questa location che abbiamo individuato sulla mappa. La caratteristica dei greci è che costruiscono le chiese ortodosse ovunque. Come c'è una piccola montagna, una piccola collina, uno spazio adeguato, ci fanno la chiesa ortodossa. Dopo i servizi a Charlie ci siamo rispostati e siamo tornati proprio di fronte alla solita isola di Elafonissos. Le distanze qui sono brevi, tutto intorno ai circa 10 km. Siamo tornati qua perché abbiamo visto una zona un pochino remota fuori dalla strada principale e soprattutto con una strada di accesso che sembra pianeggiante, adatta a noi. Vogliamo provare a defilarci un pochino, visto che oggi è una bella giornata e incrociamo le dita, non tiravento, andare sulla spiaggia. Troviamo anche il campo da calcio nel nulla, ci sono 2 porte senza reti. Guarda che terra rossa. Qui c'è una terra rossa incredibile, sembra di stare nel deserto. Però al momento la strada è pianeggiante e si fa bene. È un tentativo, vediamo. Noi siamo esploratori nell'anima. Qui la strada un po' si rovina, però per ora è fattibile. A noi c'è una quantità di immondizia allucinante che ci intristisce molto. Però ci sarebbe il pratino se fosse in condizioni decenti, ma è praticamente un pattume a cielo aperto e ci dispiace tantissimo quando è così. Abbiamo deciso che non ci piace, troppa immondizia, la strada poi sta diventando brutta, tutta piena di fango e quindi niente. Si torna indietro. Tentativo fallito, ci stanno anche questi e quindi provo a girare qui. Provo a far manovra, qui c'è una stradina. Tra l'altro vi faccio vedere, questa è una zona di coltivazioni, dovrebbero essere aloe, smentitemi se sbaglio, ma dovrebbe essere aloe. Guardate, a perdita d'occhio, in questo colore rossiccio. Scendo? Non so se dovrebbe... Vieni un po' più sulla destra. Stai qua, ok? Adesso riprenditi in avanti. Vai, vieni. Vieni ancora, vieni.
Abbiamo trovato questo piccolo spiazzo, anche questo non è proprio pulito purtroppo, però meglio degli altri. C'è anche un po' di spiaggia, di sabbia, mentre di là era tutta roccia e questa parte è sabbiosa, quindi qui sembra abbastanza in piano. Magari ci mettiamo qui. Eccoci a tavola finalmente, un bel piatto di pasta con il ragù di casa. Rigatoni per la precisione, con il ragù che ancora abbiamo nel congelatore, ma sta scarseggiando. Quanti ne sono rimasti ancora? Ho 2 o 3 barattolini. Ai ai ai. Poi toccherà rifarlo. E lo rifaremo. Intanto ci facciamo questo bel pasto caldo. Tiriamo al mare. Sì. Oggi si sta una favola, ragazzi, si sta una favola. Sono in maglietta anch'io. Ci vuole il cappellino perché sennò la monocellulina ce la brucia. Un abbraccione per ora e un buon appetito. Assaggiamo come sono venuti. Guarda, non vi dico nulla. Spettacolo. Buongiorno ragazzi, nuova giornata. Come vedete abbiamo cambiato scenario, ci siamo spostati di una mezz'ora di cammino e siamo venuti in questo golfo un po' chiuso perché dove eravamo stamani si era alzato un po' di vento. Qui invece siamo protetti da questa montagna, da questa collina dietro le mie spalle, e quindi abbiamo deciso di passare la giornata in questo luogo. Abbiamo deciso anche di farci una bella grigliata di pesce, anche per questo motivo avevamo bisogno di un luogo bello tranquillo. Questo è il golfo di Piltra, che è il paesino dietro le mie spalle, ma qui dove ci troviamo noi ci sono altre 7-8 case che formano un piccolo borgo che si chiama Caravostasi. Noi siamo proprio arrivati dove finisce la strada, oltre non si può proseguire perché sennò si cadrebbe nel mare, e quindi posto migliore diciamo che non si poteva trovare. E anche qui abbiamo un bellissimo mare trasparente, un vero cristallo di vetro.
Che spettacolo! Due belle orate pronte per essere mangiate. Alla fine Che soddisfazione! brace spettacolare. È stato uno degli acquisti più azzeccati, quel bracerino portatile. Buonissima, buonissima. Poi la brace ancora di più. Che mangiata, ragazzi! 2 orate deliziose, sono venute benissimo, buone, ce le siamo gustate proprio. Poi erano due squali, da come erano grossi. Erano grossissime. Bella scelta è stata, bisognerebbe riprenderle al mercato del pesce, abbiamo azzeccato proprio, erano fresche. Alla prima occasione ne riprendiamo altre 2 sicuramente. Ora, per digerire, visto che un po' il cielo si è annuvolato, se no ci viene la sonnolenza, ci abbiocchiamo, come si dice. Abbiamo la soluzione. Abbiamo la soluzione e abbiamo preso un bel sacchetto per i rifiuti, i famosi guanti, e facciamo una piccola raccolta qui intorno, perché mentre stavamo appunto cuocendo le orate e cercavamo la legna e un pochino di legna secca, abbiamo visto che purtroppo gli incivili, i soliti incivili, hanno buttato spazzatura un po' ovunque, intorno a questi cespugli, qui nella scarpata per andare al mare, insomma qualcosa c'è, ci dispiace. È davvero un peccato, sì. È un peccato perché è un posto così bello, anche se è vicino al paese, ma questo non vuol dire nulla, insomma. E quindi un po' per digerire, un po' per lasciare questo posto meglio di come l'abbiamo trovato, partiamo. Facciamo una bella raccolta. Facciamo una bella raccolta. Guarda, va pure sui cespugli che Sì, buttano, sì. Cioè, anche l'abbigliamento, cioè. Le peggio cose. La plastica qua sotto, guarda. Poi si sbriciola, vedi qual è il problema? Questa roba poi finisce in mare. Anche qui nei cespugli è pieno di lattine, guarda che lavori. Qui nel mezzo, lattine, pacchetti di sigarette. Questa roba poi finisce in mare. Certo, finisce in mare. Purtroppo. Guardate qua, ci sono sti peperoni che fanno schifo. Continuano a comprare sti peperoni e a buttarli così, dove capita. Qui c'è anche questa bottiglia, gli è pure rimasto il tappo attaccato. Che inciviltà. Missione Impossible. Guardate che schifezza qua dietro. Addirittura un bidoncino dell'olio sembra. Peccato rompere il ramo. No. Mamma mia. Guardate, buttato nel cespuglio. Lo metto qui, poi lo prendo dopo. Sì, lo lancio. Però ricadi. Guarda se arrivi. Ti prendo il bastone, quello dello spazzolone. Aspetta, ti passi il sacchino. Vai. Mamma mia ragazzi, guardate là che roba. Occhio, c'è l'ortica. No, lascia sta. Lascia, ti infili. C'è l'ortica, infatti è buca. Fammi così. Aspetta, ti tengo il sacco così. Che poi qui davanti ci sono anche i bidoni da spazzatura. Esatto. E nonostante questo vengono a buttare questa roba in mezzo ai cespugli. Questa cosa proprio non si capisce. È veramente vergognoso. C'è una quantità qua dietro di plastica indecente proprio. Poi ragazzi, per l'appunto ci sono i cespugli tutto intorno di ortica. Chi frequenta campagna, la campagna sa benissimo che è bella urticante. Infatti ci ho messo la mano, già mi brucia un po'. Qui ragazzi non vi chiediamo il solito like, vi chiediamo solamente di fare anche voi quello che stiamo facendo noi, nel piccolo che possiamo fare, che potete fare,
diamo una mano a questo mondo a risollevarsi, perché così non si può andare avanti. Sicuramente quando farete la passeggiata per l'asparagi, per i funghi, la passeggiata insomma con la famiglia, vi portate dietro un sacchetto dell'immondizia e anche un piccolo sacchettino portato via, è un regalo per questa natura, per questo mondo che ci accoglie. E anche per voi stessi. Ovviamente per noi stessi, perché appunto il collegamento forte è che l'uomo vive in natura, quindi è come se voi viveste in una casa sporca. E visto che pulite le vostre abitazioni, appartamenti, è giusto che anche il mondo lo sia. Non ci piacciono i discorsi di comodo, sì, ma tanto questo mondo, poi c'è chi inquina di più, chi sporca di più, non risolleviamo le sorti del mondo, eccetera, eccetera. Basta un piccolo gesto da parte di ciascuno e sicuramente fa veramente bene a voi stessi e alla natura, questo ve lo assicuriamo. mamma mia. Come avevamo accennato, ci siamo spostati, siamo venuti da quest'altro versante, ci sono altri camper parcheggiati lungo la strada. In fondo. Qui siamo più in piano, siamo perfettamente In bolla. in bolla. È un parcheggio lungo la passeggiata che porta direttamente qui al paesino. Ora stiamo decidendo se fare 2 passi o meno. Perché si è alzato anche un po' di vento. C'è questo nuvolone proprio Sì, qui sì, sopra che ci perseguita. e dalla parte di là è sereno e dietro, no, oddio, dietro è un pochino più cupo. Esatto. Però vabbè, si sta bene, siamo contenti, abbiamo fatto una bella magnata, una bella pulizia, quindi vediamo. Aspettiamo il tramonto, ora vediamo, lì vedete 2 passi, dai, da qui a lì. Magari ci sgranchiamo un po', poi dopo tanto dobbiamo finire dei lavori al computer, quindi dopo ci chiudiamo dentro Charlie e chi si è visto, come si dice da noi. Che abbiamo? Abbiamo anche le paperelle in spiaggia. Ora vediamo Che starnazzano, senti qua. Vediamo se le raggiungiamo senza farle scappare. Ah, ma guarda, guarda. Sono in mezzo alla anche le strada. oche. Sì, sì, tutte le oche. Vedete laggiù? Ce ne sono alcune sulla strada e altre sulla spiaggia. Sì, sì, guarda, stanno sbattendo le ali, magari si vogliono tuffare. C'hanno una piscina qui. Appunto, di solito si fa lo stagnetto, no? Per fargli fare il bagnetto, così. Loro hanno direttamente il mare. Ma bellino questo paesino, eh? Lui c'è stato troppo al sole e si è abbronzato, lei è arrivata ora. E poi abbiamo queste altre 3. Ma con tutto il mare dovete sguazzare qui. Perché questo è potabile. Guarda come bevono. Come va? Guarda che ora ti corre dietro, sta attento. Ma questo è gigantesco. Signore. Loro qui sono i padroni. È casa loro questa. Senti come spettegolano. Qui dietro a questo bel platano gigante abbiamo anche il parco giochi. Ci saranno bambini in questo paese? Tutto chiuso, cioè sembra un film di quelli surreali, film degli zombie. No? Non c'è Qui nessuno. devi venirci in piena estate, luglio-agosto. Sì.
molto presto partiranno per il mare aperto per pescare. Non è per tutti, Magari ci potessero portare un'altra oratina. Hanno steso le reti, le lavano, le sciacquano, ci sono i rubinetti dell'acqua e poi le stendono ad asciugare e a districarsi. Ora non c'è nessuno, però sono due piccoli pescherecci, ma fanno capire tanto di questa arte, perché poi è rimasta forse come un'arte. Non so quanto ci guadagnino, un paese piccolo così, fuori stagione, magari riforniscono supermercati, cioè non possiamo saperlo, però È bello. è bello, contenti che si possano vedere ancora queste realtà.